Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vediamo insieme alcune espressioni che vi possono essere davvero utili per interagire in determinate situazioni. Le situazioni a cui mi riferisco sono delle situazioni che fanno parte della vita e alcune di queste si possono vivere anche quotidianamente. Quindi praticamente io vi spiego la situazione e poi vediamo insieme che cosa si risponde in genere in quella situazione. Va bene? Iniziamo subito. Allora, la prima situazione è la seguente. Vi danno un consiglio oppure vi dicono qualcosa che non sapevate, perciò voi ricevete un'informazione che è nuova. Che cosa rispondete alla persona che per esempio vi dice: "Ah, lo sai che ha aperto una nuova ferramenta qui all'angolo?" Solitamente quando ci viene data un'informazione nuova che potrebbe esserci utile, rispondiamo: "Buono a sapersi." Ah, buono a sapersi. Ovviamente potete anche dire: "Grazie per l'informazione" o "Grazie dell'informazione", però l'espressione più naturale è "buono a sapersi". Vediamo la seconda situazione. Vi augurano un buon fine settimana. Che cosa rispondete? Potete rispondere ovviamente grazie anche a te o anche a lei o anche a voi, se è un gruppo. Altrimenti c'è un'altra parola che si usa spessissimo per non ripetere l'augurio, quindi per evitare la ripetizione, che è altrettanto. Altrettanto. Questa parola può essere usata in risposta a molte formule di augurio, per esempio buon fine settimana, buon pomeriggio, buona serata, buon proseguimento, eccetera. Usando questa parola poi non dovete neanche preoccuparvi dei pronomi, non dovete preoccuparvi della forma di cortesia, perché questa parola rimane invariabile. Altrettanto. Bene, la terza situazione che vediamo insieme è quando, per esempio, vi chiedono di salutare un amico in comune. Ah, salutami Luca. Ah, salutami Mara. Ah, salutami Marta. Potete rispondere sì, te la saluto, te lo saluto, certo, però una risposta molto più naturale è senz'altro. Senz'altro, che è l'abbreviazione di lo farò senz'altro, cioè lo farò certamente. Poi un'altra espressione che potrebbe essere simile a quella precedente, che si usa in un altro tipo di situazione, è con piacere. Per esempio, ti va di accompagnarmi? Con piacere. Mi puoi aiutare a fare questa cosa? Con piacere. Cioè, ti aiuto con piacere, lo faccio volentieri. Allora, adesso entriamo nell'ambito degli inviti. Quindi un invito si può accettare, si può rifiutare e si può mettere in sospeso, no? Perché magari non sapete se potete accettare oppure no. Iniziamo dal primo. Allora, vi invitano ad una festa e voi accettate l'invito. Che cosa dite per accettare l'invito? Ci sono varie opzioni, però quella che voglio segnalarvi in questo video è volentieri. La parola volentieri. Vieni alla festa? Volentieri. Che cosa dite invece quando vi invitano ad una festa ma rifiutate l'invito? Ovviamente no, non posso venire, ho un altro impegno, però c'è un'espressione che si usa frequentemente quasi per non far dispiacere e quindi diciamo come se avessi accettato. Come se avessi accettato. Quindi mi dispiace, non posso venire, ma è come se avessi accettato. Quando invece l'invito è in sospeso perché magari non sapete se potrete andare alla festa, semplicemente potete dire ti faccio sapere al più presto, oppure le faccio sapere al più presto, se è forma di cortesia, oppure se dovete
rispondere ad una coppia, per esempio, vi faccio sapere al più presto. Poi una persona vi comunica un evento felice nella sua vita, che può essere un matrimonio, una nascita, per esempio. Che cosa rispondete? Congratulazioni. Congratulazioni è l'espressione che si usa quando si tratta di eventi felici nella vita di una persona che un po' scandiscono i vari momenti della vita. Invece, quando si tratta di un traguardo raggiunto, per cui si è lavorato, come per esempio una laurea, una promozione al lavoro, eccetera, si dice complimenti. Complimenti. Poi, un vostro amico o una vostra amica vi dice che non sta bene. Che cosa rispondete? Guarisci presto, rimettiti presto. Guarisci presto, rimettiti presto. Sono due espressioni per augurare una pronta guarigione. Potete anche dire ti auguro una pronta guarigione, però è un po' formale. Se state parlando con un amico o con un'amica è un po' troppo formale. Quindi sarebbe meglio dire rimettiti presto, guarisci presto. E poi infine una situazione che potrebbe capitarvi di vivere in italiano, magari conoscete qualcuno che vi dice che una persona cara è venuta a mancare, potete rispondere sentite condoglianze. Sentite condoglianze. E questa è un'espressione che si usa sia con gli amici sia con le persone che si conoscono poco. Ovviamente poi più conoscete la persona e più arricchite questa espressione, potete dire ti mando le mie più sentite condoglianze. Bene, è tutto per il video di oggi. Spero che vi sia utile. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete trovato utili queste espressioni e magari fatemi sapere se vi viene in mente un altro tipo di situazione in cui magari vi siete trovati e non sapevate che cosa dire. Magari posso fare una seconda parte di questo video. Grazie mille per aver guardato questa lezione e ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao! Che cosa dite per accettare l'invito? Aiuto! Sta cascando la lavagna!